Siamo onorati di avere ospiti i ministri dell'agricoltura provenienti da tanti paesi dell'Africa subsahariana. La loro presenza a Roma per la 37esima conferenza FAO e la loro presenza qui oggi testimonia l'impegno di molti governi africani a combattere la fame, nonché la volontà di supportare concretamente lo sviluppo dell'intera filiera agroindustriale locale. The 4 degrees, point 12 north and 1 degrees point 29 south. On longitude is 29 degrees 34 east and 35 west. Uganda is on the equator, and it's the only country on the equator where you can find snow on mountains of the moon referred to as Wenzori Mountains. Nearly 15 million hectares of land is cultivated. You can imagine the potential in signature in our national language is firma. This is a single example. So many utensils are named in Italy, so no one will be new to Ethiopia when first arrive in Ethiopia. There are Italian schools. There are many Italian communities in Ethiopia. So an Italian potential investor in Ethiopia will find himself easier to work and invest in Ethiopia. These are the potentials that I want to mention. Last but not least, I think Ethiopia is the cradle of mankind and the birthplace of coffee Arabica. Please do come and invest in Ethiopia. We will not let you down. We together, we grow together. Thank you very much. È chiamato fortissimo a intervenire. Neste caso, fazer apelo in questo caso facciamo aos un appello investidores e richiamiamo a tutti gli investitori italianos que Moçambique está aberto para o investimento. e che Mozambico è aperto agli investimenti esteri. It's a moment for us to continue to have this dialogue. Secondly, as a follow-up, it is also an opportunity to get the feedback from Italian investors in our countries. We are selling our countries today. We are saying everything that we have as an opportunity. But we want to hear, I think it will be an opportune moment for us to foster the bilateral relations. Let me move on to my presentation. Sierra Leone is pursuing abbiamo iniziato a leggere le varie proposte Irrigazione, ha detto? Sì, irrigazione. Però abbiamo notato che l'appello è generalmente rivolto verso i grandi investitori, che voi non l'avete ancora definito bene come investitori, che sono in Tanzania, significa intervenire con un minimo di $300.000 nel caso che vogliono investire nel campo della produzione. Nel caso dell'Etiopia, per esempio, se non mi sbaglio, richiedono che una società straniera, perché possa aprire una branch, una filiale lì, deve essere assolutamente considerata class 1, che significa avere delle attrezzature notevoli. Eppure l'agricoltura moderna italiana e un po' occidentale ruota attorno a delle piccole e medie società altamente professionalizzate. Perché nei vari questi accorati appelli non è molto evidente, non c'è molta attenzione sul percorso che devono fare perché si possano inserire in questi campi? Sono società che non possono intervenire con grandi sforzi finanziari, però hanno alte professionalità e senza di loro l'agricoltura non è fatta solo di grandi investitori. Questo volevo sapere se possibilmente o il ministro dell'Etiopia o anche qualsiasi altro ministro mi può dare la risposta. Certo. Eccellenza, vuole rispondere lei? And the interest in the area of irrigation in Ethiopia, I'll mention when I present our potential.
there is more than 3.7 million hectares of land which is suitable for irrigation activity. We want to develop, especially our focus is on small-scale irrigation that is being practiced by smallholder farmers, but we want to undertake multi-purpose dam construction, both for the production of hydroelectric power and at the same time for irrigation. We have huge potential as far as water is concerned in Ethiopia. It's named the Tower of East Africa because it's the source of Blue Nile. We are very much interested in transfer of technology, know-how to the country, because we know we lack technology, know-how, especially in the agro-processing area. This is an area where we do need investment from Italy, because we know there is rich experience as far as small and medium agro-processing plants are concerned in Italy. So this is a huge area of potential that we can work together with Italian investors. So there is no restriction to small and medium enterprise unless that area is restricted only for local, citizens. This is what I can say on this point. Thank you very much. Di servizi di assistenza tecnica a livello senz'altro agricolo, dell'ambiente, pesca e anche senz'altro trasferimento del know-how italiano per quello che è il mercato agricolo e sviluppando la maggior parte delle volte, anzi si cerca sempre di sviluppare dei progetti sostenibili nei vari paesi. A livello dei Ministeri dell'Agricoltura, nonché il nostro Ministero dell'Agricoltura, che finanziamenti sono eventualmente dedicati a noi società di servizi per poi implementare senz'altro e dare la possibilità a tutti gli investitori di produzioni, di macchinari, di sistemi di irrigazione, packaging e cose varie, di poi poter implementare le loro aziende con del personale. Per quanto riguarda gli interventi all'estero, soltanto per quanto concerne la implementazione, diciamo, del potenziale industriale dell'impresa, se non all'interno dei programmi comunitari che sono previsti, quindi nei vari programmi operativi sia nazionali che regionali, quindi POR per quanto riguarda le singole imprese, ma sotto il profilo del potenziamento dell'azienda, che poi può svolgere anche fuori la sua attività, ma non per l'attività all'estero. Non mi pare che ci siano linee di credito particolari sotto questo profilo. Farine e semi di mais e anche la polenta. Siamo presenti in molti paesi dell'Africa, fra cui insomma io posso citare, anche se è piccola, come diceva il Ministro, il Gabon è uno dei nostri punti di riferimenti importanti. E la domanda che vorrei porre è questa. Intanto ringrazio e torno a ringraziare l'UNIDO per questo incontro veramente importante, che se ne vedono pochi in giro, per lo sviluppo e la crescita dell'agricoltura in Africa, e in particolar modo l'invito rivolto anche alla nostra struttura. E approfitto nel chiedere ai ministri e ai rappresentanti dei vari paesi africani. Notiamo che c'è un cambiamento importante negli ultimi 5 anni, c'è uno sviluppo importante dell'agricoltura. Il fatto stesso che una società italiana deve venire in Etiopia o in Senegal o altrettanto in Sierra Leone deve avere anche delle garanzie. In altri termini, se una società italiana viene, investe e costruisce una società, ha diritto di fare investimenti al 100% o deve essere collegata a un soggetto cittadino locale in base al quale può costruire? Cioè le forme societarie nel privato previsto
è una forma di privato aperto o soggetta ai riferimenti dei cittadini del paese di ciascuno di voi, voglio dire? In altri termini, quali sono le garanzie che danno i vostri paesi una società italiana che vuole investire? Perché l'instabilità politica la sappiamo tutti. Cioè, se io che rappresento la società investo 500.000 euro in Gabon, in questo caso, io devo avere delle certezze. Cioè, le certezze non dico di guadagno, perché fa parte dell'investimento, uno può anche guadagnare o perdere, però almeno la stabilità politica, un punto di riferimento anche da parte degli stati. Grazie. Can choose whichever way he wants to invest. He can invest 100% of his own using his own capacity. He can look for a partner in Ethiopia who is a citizen. Both ways you can establish a company and work in those areas which I was promoting. With regard to the guarantee, there is a system, an international system in the International Monetary Fund. We respect and we are a member of that. Whenever a foreign investor comes to Ethiopia, has the guarantee that in any unforeseen problem, that his investment is well secured. So there is no problem with regard to that one. I want to add a comment on the first question. Ethiopia is one of the three top fertilizer users in Africa, together with South Africa and Nigeria. So the technologies that you have is badly needed in Ethiopia. You can use different arrangements. First, what I advise you is to promote your products in Ethiopia with the help of your embassy in Addis Ababa. There is an economic section in the embassy, so they can support you, communicate with my ministry and other Ministry of Industry and Ministry of Trade, so that you can promote first your product, then you can have an agent there so that they can sell your product, or you can invest in an assembly, or you can gradually start producing the technology there. So you can use one of these arrangements in Ethiopia. Thank you.